Grazie a tutti, grazie al gruppo MCZ per l'invito a parlare di un tema generale. Insomma, parlerò dell'ambiente dal punto di vista di ciò che veramente forma l'ambiente, di che cos'è in effetti la natura. Quando parliamo di natura, noi parliamo essenzialmente di ciò che a voi interessa molto, perché è la materia prima sulla quale lavorate, cioè le piante. Ora, non so quanti di voi hanno un'idea vaga di che cosa siano le piante, quante siano. Guardate questo numero qui, l'85% della biomassa su questo pianeta è costituita da piante, cioè se noi potessimo pesare tutto quello che è vivo sul pianeta Terra, l'85% è costituito da piante. E giusto perché abbiate un ordine di paragone, gli animali, tutti quanti insieme, tutti gli animali insieme, rappresentano lo 0,3% della biomassa. Quindi i funghi da soli, che non sono né animali né piante, rappresentano il 6%. Cioè gli animali, noi viviamo all'interno di un'idea, chiaramente essendo animali, riteniamo che il mondo sia fatto da animali, che gli animali siano ciò che governa questo pianeta, e io spero di dimostrarvi nella prossima mezz'ora che questa idea è completamente sbagliata, è priva veramente di qualunque tipo di fondamento. L'85% della biomassa terrestre è costituita da piante e come mai noi non le vediamo? Non le vediamo perché il nostro cervello è affetto da una disfunzione cognitiva studiata che si chiama plant blindness, cecità alle piante. Noi siamo completamente ciechi alle piante perché il nostro cervello, di cui siamo così orgogliosi, funziona malissimo. Sapete quanto è in grado di processare di informazioni? 300 bit al secondo. Ora, per chi ha un minimo, sa qualche cosa di informatica, si rende conto che 300 bit al secondo sono una cifra prossima allo zero. Niente. Qualunque calcolatrice da fustino di detersivo è molto più potente di noi nella capacità di processare dati. E sapete quanti ne entrano nel nostro cervello soltanto attraverso i nostri occhi? 1,5 miliardi. Attraverso tutti i sensi, oltre 4 miliardi. Quindi abbiamo 4 miliardi in ingresso e 300 che ne riusciamo a processare. E questo è il motivo per cui, se io ora chiedessi a ciascuno di voi di descrivermi questa sala, le informazioni che riceverei sarebbero veramente prossime al nulla. Cioè non mi sapreste dire quasi niente, nonostante ci avete passato 2 giorni qui dentro. Come funziona il nostro cervello? Quindi filtra via tutto quello che ritiene che non interessante. Ora, agli inizi della nostra evoluzione, non accorgerci di tutto questo verde che ci stava intorno era fondamentale, perché permetteva di focalizzare quei 300 bit di capacità del nostro cervello verso ciò che era realmente importante per noi, gli altri animali, gli altri uomini che potevano rappresentare un pericolo. Quindi all'inizio della nostra evoluzione questo è stato un bene, un vantaggio evolutivo. Oggi è diventato uno svantaggio. È diventato uno svantaggio perché ci impedisce completamente di capire realmente come funziona la realtà. Questo è l'ingresso della mostra che è al momento qui in corso a Milano, della Nazione delle Piante, in cui appunto inizia con questo cosa vedi. Questo cosa vedi è una classica immagine che fa parte di una serie che fu utilizzata anni fa proprio per diagnosticare questa plant blindness. Ovviamente ciascuno di voi cosa uno guarda e dice cosa vede? Vedo una tigre. Anche il presidente Mattarella qualche giorno fa ha visto soltanto la tigre. E il restante, diciamo, della diapositiva, che era oltre
che rappresenta oltre il 90% di ciò che è vivo, non è visto. Ora questo, lo ripeto, oggi sta diventando un problema enorme, perché non ci impedisce di capire le regole che funzionano davvero su questo pianeta. Noi continuiamo a guardare alla realtà in questa maniera. Questa è una tabella del 1516, ma se la guardate rappresenta la realtà come la immaginiamo oggi. Noi abbiamo le pietre, poi un gradino sopra abbiamo le piante che hanno l'unica capacità di essere viva, poi abbiamo gli animali che sentono e in cima l'uomo che è intelligente. Bene, questa tabella è sbagliata, è completamente sbagliata. È sbagliata lì dove si dice che le piante non sono in grado, per esempio, di sentire, a differenza degli animali, ed è profondamente sbagliata lì dove si dice che è l'uomo l'essere intelligente, l'essere supremo. La parte finale, gli ultimi 5 minuti di questa mia relazione, li utilizzerò proprio per indicare, e spero di indicarvi, di farvi capire come questa nostra presunzione è assolutamente immotivata. Ora, le piante hanno tante caratteristiche che noi normalmente non associamo a loro. Per esempio si muovono, questo lo sappiamo dal 1800, no, questo è il primo filmato, 1898, e lo mostro perché è particolarmente affascinante in quanto è un filmato che è stato prodotto pochi mesi dopo l'invenzione del cinema. Quindi questo botanico tedesco cambia, diciamo, fa quelle che appunto al tempo si chiamavano invenzioni, inventa quello che oggi conosciamo come time lapse, le foto intervallate che avete su ogni vostro telefonino, le inventa questo botanico nel 1898 per mostrare la capacità delle piante di muoversi. Oggi ovviamente si possono fare delle cose tecnicamente molto più belle, questo è che ci mostrano una serie straordinaria di movimenti, pensate che hanno delle capacità uniche. Questo tarassaco, dente di leone, soffione, come lo chiamate, che si apre, mostra 15 diversi movimenti e tutti questi 15 diversi movimenti si svolgono senza richiedere alcuna energia interna. Cioè, a differenza di tutti i movimenti che sono prodotti dagli animali e anche dei movimenti che noi uomini poi, diciamo, produciamo attraverso le nostre macchine, i nostri oggetti, che richiedono tutti quanti un'energia interna, le piante funzionano quasi esclusivamente sulla base di energia esterna, cioè dell'energia dell'ambiente. Guardate questo seme, questo è un seme di una piantina che è una specie di geraneo selvatico, si chiama Erodium, e vedete come si muove sul terreno. Provate a pensare di dover rifare una cosa del genere che non utilizzi energia, perché con dell'energia interna siamo tutti molto bravi, ma provate a fare questo oggetto senza utilizzare energia, cioè fate fare a qualche cosa una cosa del genere senza una fonte di energia. Provateci, ditemi se è possibile. Non è possibile, ve lo dico io, questo fa parte di uno studio che abbiamo fatto per l'Agenzia Spaziale Europea, questo che vedete è il terreno di Marte, perché se noi potessimo costruire una sonda che funzioni in questa maniera, da poter mandare sugli altri pianeti, avremmo risolto tanti problemi. Il problema principale dello spazio è che non c'è energia disponibile. Poi le piante ovviamente hanno una serie di movimenti veloci e in questo, diciamo, queste sono le soluzioni stupide, sono le soluzioni quelle che noi animali abbiamo sviluppato essenzialmente nella stessa maniera, cioè tanta energia interna per predare. Oppure dei movimenti di questo tipo. Sapete, questo è un filmato che ovviamente vi fa capire che le piante si muovono tantissimo. Non solo si muovono tantissimo, ma fanno delle cose. E questi sono dei piccoli di girasole e quello che stanno facendo è stanno giocando. Cioè giocano come gli animali, costruiscono le relazioni sociali che poi serviranno a loro
nella fase adulta della loro vita. Quindi le piante, come vedete, hanno delle caratteristiche molto complesse. Una di queste è il fatto che sentono. Cosa sentono? Sentono molto di più di qualunque animale. Una pianta è in grado di percepire almeno 20 parametri chimici e fisici. Nessuno animale è in grado di fare una cosa del genere. 20 parametri chimici e fisici, fra questi delle cose come i campi magnetici, i campi elettromagnetici, i gradienti chimici, di cui noi non siamo, che per noi sono completamente trasparenti, no? Se qui sotto ci fosse una tonnellata di cobalto, voi non lo potreste sapere. Se qui sotto ci fosse 1 milligrammo di azoto, non se ne parli di cobalto, una pianta che si trova a 20 metri avrebbe con le radici, saprebbe che qui sotto c'è 1 milligrammo di azoto, quindi delle capacità di senso che sono incomparabili. E incidentalmente, visto che vi occupate di innovazione, per quale motivo il mondo stia andando esclusivamente verso l'idea di infilare sensori dappertutto, quando invece ci sarebbe qualche cosa che è dappertutto, che sono le piante, che sono già pieni di sensori, è una cosa incomprensibile per me. Cioè le piante so che stanno dappertutto, vi faccio un esempio: in Italia, non so, nel mondo ci sono 3.000 miliardi di alberi. Ognuno di questi 3.000 miliardi di alberi è in grado di percepire qualunque cosa e di tradurre queste informazioni in segnali elettrici. Perché non si prendono questi segnali elettrici per avere queste informazioni? È qualcosa che non si riesce a capire, perché noi abbiamo un'idea del futuro esclusivamente tecnologica, ma penso che sia un'idea, diciamo, che perlomeno blocca la strada ad altrettante possibilità. Fra le cose che le piante riescono a percepire ci sono anche i suoni. Vedete, questo è una sorgente a 200 Hz, vedete come le radici girano verso la sorgente a 200 Hz, e se vi chiedeste come mai 200 Hz, perché 200 Hz sono una specie di firma dell'acqua corrente. Se voi prendete lo spettro dell'acqua corrente e guardate le frequenze, troverete un picco a 200 Hz. Quindi quando le piante sentono 200 Hz, per loro è come se sentissero la presenza di acqua corrente e ci si dirigono. Ora, la consapevolezza spaziale è una delle cose che è una base, proprio delle caratteristiche base dell'intelligenza. Allora, questo coso che state vedendo crescere si chiama Physarum ed è un organismo unicellulare, cioè è una sola cellula con tanti nuclei, non è neanche una pianta, è una cosa molto più semplice di una pianta. Guardate che cosa è in grado di fare questo organismo. Questa mappa che vedete qui, quella cosa gialla al centro è Tokyo e quelle altre balline bianche sono le città intorno a Tokyo, le principali città intorno a Tokyo. Il problema che questo Physarum sta risolvendo è uno dei problemi tipici del trasporto, cioè come fare a unire delle città che hanno una certa quantità di persone differente nella maniera più intelligente possibile, nella maniera più efficiente possibile. Ecco, il Physarum, vedete, cresce, copre tutta la superficie e poi riassorbe tutto quello che non serve per il trasporto. Sappiate che questa che vedete qui nelle immagini è la sovrapposizione della rete reale dei trasporti di Tokyo, che vedete meglio forse qui. Il Physarum è in grado di ricreare esattamente la stessa rete dei trasporti di Tokyo in 24 ore. Tanto è efficiente che oggi nella metropolitana, negli uffici del network metropolitano di Tokyo, che come ben sapete è probabilmente in assoluto la rete di trasporti più complessa che esiste oggi al mondo, ogni allargamento della rete viene prima sottoposto a un ufficio in cui ci sono dei Physarum, quindi che utilizzano questi organismi unicellulari per saggiarne, diciamo, l'efficienza. Guardate questa pianta che vedete nascere qui, questa è una pianta parassitica e quindi è una pianta che ha necessità di trovare entro 3 giorni un ospite. Vedete come è in grado perfettamente di trovare questo pomodoro, trova questo pomodoro e inizia
a parassitizzarlo. E lo fa abbastanza agevolmente, percepisce quindi l'ambiente che la circonda ed è in grado di trovare un ospite. Non solo è in grado di trovare un ospite, se la mettete fra un grano e un pomodoro, questa pianta sceglie. Vedete che sta facendo? Sta scegliendo, vado verso il grano o vado verso il pomodoro? Vado verso il grano, ma no, vado verso il pomodoro, perché il pomodoro è più facile da parassitizzare, ma è una scelta. E la scelta è una cosa che presuppone, come ben sapete, tutta una serie di caratteristiche che vengono valutate. Se non c'è il pomodoro, anche il grano va bene. Qui siamo di nuovo nel mio laboratorio, guardate, questo è un fagiolo e come sapete il fagiolo è una pianta rampicante. E vedete come questo fagiolo sa esattamente dov'è il palo che deve raggiungere. Non è che ci sta arrivando per caso, vedete che si sforza in tutte le maniere di raggiungere esattamente il palo. Ha già formato come una specie di uncino e quando lo vedete, quando vedete un filmato così in cui le immagini sono velocizzate, sentite quasi di riuscire a percepire, di avere una specie di empatia con il fagiolo. Vedete che ha già fatto l'uncino dalla parte corretta. Uno quasi sente lo sforzo che sta facendo per raggiungerlo, no? Dice su, dai, ce la puoi fare. E alla fine vedete proprio con uno scatto. Allora, ma quello che ci deve interessare qui è che la pianta sa esattamente dov'è il palo. Questa cosa si chiama consapevolezza dell'ambiente fisico. Non è una cosa così ovvia. Per noi le piante sono degli esseri assolutamente passivi, che non sono in grado di fare niente di niente. Guardate qui che cosa è possibile anche fare. Qui ho messo un palo in mezzo a due fagioli, una cosa di alta scuola tecnologica. Vedete? Questi iniziano a fare una competizione. Si accorgono che c'è un palo e c'è un vincitore e c'è un perdente. Quello che è interessante è quello che fa il perdente. Perché il perdente, nel momento in cui il vincitore ha raggiunto il palo, ha cambiato immediatamente la sua direzione e sta cercando un'alternativa, che in questo caso sta cercando di aggrapparsi sullo sfondo blu, che però non presenta nessun appiglio e quindi alla fine abbandona, perché anche abbandonare quando non ci sono delle possibilità è un segno di intelligenza. Ma la questione fondamentale è che nel momento in cui il primo fagiolo ha raggiunto il palo, il secondo ha cambiato direzione, mostrandoci inequivocabilmente non soltanto che la pianta è in grado di percepire l'ambiente fisico, ma che è in grado anche di percepire il comportamento perlomeno delle altre piante. E le radici sono ancora più interessanti in un certo senso, perché le radici, vedete, sono la parte più animale, come potremmo dire, della pianta. Con le radici le piante esplorano il terreno, superano ostacoli, cercano nutrimento. Vedete, quando uno vede queste radici crescere in questa maniera, veramente sembra di guardare degli animali, no? che esplorano il terreno e cercano e superano e cercano ciò di cui hanno bisogno. Bene, se noi, e qui lo vediamo, qui vediamo una radice, una singola radice crescere in una situazione per lei inusuale, e vedete che è un movimento che è il movimento tipico di qualunque animale che non abbia zampe o gambe col quale camminare. Qualunque animale si debba muovere senza zampe si muove in questa maniera. Vermi, serpenti, eccetera, utilizzano questo sistema. È un sistema che non è semplice, per questo che ve lo mostro, perché è un sistema che richiede una grande sincronia fra tante zone del corpo. Guardate queste sono le classiche camere a Y che vengono utilizzate, scusate, vediamo se torno indietro, ecco, queste sono le classiche camere a Y, vi dicevo, che vengono utilizzate per lavorare con gli insetti, cioè si mette in uno dei due bracci
della Y un qualche cosa che sia un attraente e si vede se gli insetti ci vanno. Ecco, se lo utilizziamo con le radici, vediamo che le radici sono esattamente in grado di fare la stessa cosa. Non solo, ma se invece ci mettiamo un repellente, cioè una sostanza che a loro non piace, vediamo che tutte quante vanno dalla parte opposta tranne una, e questo è una cosa molto interessante. Vi ho mostrato, questo è uno delle migliaia di esempi in cui, perché è interessante quella radice che fa un'altra cosa. Uno potrebbe pensare che è una radice stupida, in effetti è quella che calcola diversamente i parametri dell'ambiente, però esiste sempre, è la dimostrazione che non è una risposta automatica. Questo è il bello. Se io vi sottoponessi a un qualunque problema, anche banalissimo, come se andare a destra o andare a sinistra, voi mi rispondereste quasi sempre con una curva, anzi sempre con una curva di Gauss, in cui c'è una grande quantità di persone che prendono la stessa decisione e poi un certo numero più piccole che prendono delle decisioni invece molto diverse. Ecco, queste sono persone che hanno, diciamo, che vedono il problema in una maniera diversa, che hanno fatto un calcolo diverso delle probabilità. La stessa cosa avviene nelle piante. Questi che vedete qui sono dei segnali elettrici, sono dei potenziali di azione che sono molto simili a quelli che avvengono nel nostro cervello e che invece qui vediamo nell'apice delle piante. E qui ancora in maniera, diciamo, più, potremmo dire, visiva, ecco, vediamo gli stessi segnali elettrici passare all'interno di un apparato radicale di mais. Quindi un apparato radicale, vedete, questi sono dei segnali elettrici che passano da una radice all'altra, è un affare molto complesso, qualcosa di molto simile al nostro cervello. Ora, sapete come si misura l'intelligenza negli animali? L'intelligenza negli animali si misura quasi esclusivamente facendogli risolvere un labirinto. Si prende un labirinto, si prende un topo al quale è stato fatto qualche cosa per cui si pensa che la sua intelligenza sia migliorata, e si mette poi un pezzo di formaggio da una parte o qualcosa di simile per vedere quanto tempo ci mette. Si misura il tempo. Ora con le piante voi non potete misurare il tempo. Il tempo è una cosa che va molto più lentamente nel mondo vegetale, ma se prendessimo il numero delle volte che la pianta sbaglia direzione come misura dell'intelligenza, guardate un po', qui abbiamo un labirinto, quella cosa lì su in cima che vedete è l'apice di una radice, e dove c'è il quadratino rosso c'è del nitrato d'ammonio, che è l'equivalente, diciamo, del formaggio per un topo. Guardate questa radice cosa fa. Ogni volta che arriva a una biforcazione ci pensa un po', va da una parte, va dall'altra e poi sceglie la strada giusta. Vedete? Non sbaglia mai un colpo. Vedete che arriva esattamente sul rosso senza aver mai sbagliato una svolta. E magari molti di voi potrebbero pensare, beh, ma è molto semplice questo labirinto. Allora sappiate che questo stesso labirinto, sottoposto a delle persone con intelligenza normale, prevede mediamente un tasso di errore intorno al 60%, cioè mediamente una persona in un labirinto del genere sbaglia il 60% delle volte la direzione corretta. Allora, in questo senso, se misurassimo l'intelligenza da questo punto di vista, le radici delle piante sarebbero molto più intelligenti di noi. Un'altra cosa che hanno le piante e che noi abbiamo in comune con loro è il fatto che sono in grado di lavorare insieme. Guardate, questo problema non è risolvibile se non lavorano insieme. Qui le piante stanno provando, vedete, si spostano il peso da uno all'altra. Provate a guardare bene cosa stanno facendo. Spostano il peso da una parte all'altra in modo da inclinarlo fino a farlo cadere. Ecco, questa capacità di lavorare
insieme, per capirci, se non lavorassero insieme in maniera sincrona, non riuscirebbero mai a sollevarla. Mai. In questa maniera riescono a sollevare dei pesi che mai potrebbero sollevare da sole. Allora, perché noi non le comprendiamo? Come mai? Perché sono fatte in maniera molto diversa da noi. Sono fatte in una maniera che direi è molto più efficiente della nostra. Per esempio non hanno, e per questo rappresentano l'85% di quello che è vivo contro il nostro 0,3%. Ve lo ricordo di nuovo, voi siete gente anche di mercato, di aziende, pensate sempre cosa vuol dire avere l'85% o lo 0,3%. C'è una bella differenza, non si può dire, sì ho capito, ma il nostro 0,3% è molto più figo di quello all'85%, è di nicchia. E quelli comunque l'85 hanno, no? Allora, cosa sono? Quali sono le soluzioni che hanno trovato per renderle così straordinariamente efficienti? Primo, non hanno organi singoli o doppi. Cioè nelle piante, noi, guardate come è fatto un animale, noi abbiamo un cervello che governa degli organi e ogni organo ha una funzione specifica. Vi ricorda qualcosa? Avete mai visto un organigramma? Li avete visti? Come siamo fatti? Tutte le organizzazioni noi le abbiamo costruite su come siamo fatti noi. Tutto è fatto nella stessa maniera. Un capo che governa degli organi. Questa è la maniera più efficiente di costruire le cose? No, è la maniera che prevede. C'è un grande vantaggio unico in questo tipo di organizzazione, è veloce. E infatti è costruita per noi animali, il cui senso fondamentale è dato la cui capacità nella risoluzione dei problemi è basata sul movimento. Noi ci chiamiamo animali perché siamo animati, ci muoviamo. Ma è anche una grande fragilità. Organi singoli o doppi vuol dire che una qualunque interruzione in uno di questi organi può portare alla morte dell'intera organizzazione, nel nostro caso dell'intero corpo. Se mi si ferma il cuore muoio, se mi si rompe il fegato muoio, se mi si rompe il cervello muoio. Allora è molto meglio avere una diffusione delle funzioni sull'intero corpo come hanno le piante. Cioè le piante hanno tutte le funzioni che abbiamo noi, ma le svolgono diffondendole sull'intero corpo. È una questione completamente, è una rivoluzione. Vuol dire che le piante vedono con tutto il corpo, sentono con tutto il corpo, respirano con tutto il corpo, ragionano con tutto il corpo. E questo vuol dire anche che ne potete rimuovere il 90% del corpo e la pianta continua a vivere. E vuol dire anche che anche senza, e vuol dire anche quelle possibilità che avete visto prima, lente ma molto più creative in un certo senso. Pensate che tutto quello che noi percepiamo come moderno è costruito come una pianta. La rete, internet, che è la grande rivoluzione. Che cos'è? Internet è una rete senza centri di comando, è una rete diffusa. Questo è uno dei veri motivi della modernità. E comunque sia, ultimi minuti, giusto per farvi una specie di omelia finale sul perché noi ci sentiamo i padroni del creato, i padroni di questo pianeta, gli esseri senza dubbio migliori di questo pianeta. Ciascuno di noi è convinto di questo, ne sono certo, non c'è possibilità. Ciascuno di voi penserà, ma non mi vorrei dire che noi siamo peggio delle mucche o degli albicocchi o delle felci. Noi abbiamo fatto la Cappella Sistina, la Venere di Milo, la teoria della relatività, l'iPhone. Quale pianta è in grado, o quale mucca o altro animale è in grado di fare niente del genere? Siamo meglio, inevitabilmente meglio. Allora, meglio è una parola molto difficile da utilizzare, è un concetto molto difficile da utilizzare. Meglio
richiede che ci sia un obiettivo. Se c'è una gara di salto in alto, chi salta 2 metri è meglio di chi salta 1,90 m. Se c'è una gara sui 100 metri, chi li fa in 10 secondi è meglio di chi li fa in 11, non c'è dubbio. Ma nella vita, qual è il significato di meglio? Che cosa vuol dire meglio? Perché noi siamo meglio di un albicocco? Nella vita l'obiettivo è quello di propagare, cioè la propria specie. L'obiettivo della vita è che l'umanità, per l'uomo, è che l'umanità continui, per capirci chiaramente. L'obiettivo principale, finale e unico di tutto quello che facciamo è che l'umanità continui ad esistere. Il global goal. Allora, da questo punto di vista, sappiate che la vita media di una specie sul pianeta, la vita media è di 5 milioni di anni. Cioè una specie appare, mediamente vive 5 milioni di anni. Da quanto esistiamo noi, lo sapete? Da 300.000. L'uomo moderno, l'Homo sapiens sapiens, 2 volte, sapiens, un'altra delle, diciamo, dimostrazioni più incredibili della nostra presunzione, da soli, noi ci siamo chiamati sapiens sapiens, 2 volte. E allora, questo qui, l'Homo sapiens sapiens, esiste da 300.000 anni, il che vuol dire che se rimanessimo nella media, la specie dovrebbe legittimamente aspirare a vivere altri 4.700.000 anni. Ora, se io chiedessi qui in sala, no, a voi, a quante persone che sono così convinte di essere il meglio del pianeta, ciò che è di assoluto prevalente su questo pianeta, quanti sono convinti fra voi che l'uomo esisterà ancora fra 10.000 anni, fra 100.000? Vi ricordo che la civiltà umana ha 10.000 anni, cioè 10.000 anni fa noi inventiamo l'agricoltura e, diciamo, di pari passo con quelle magnifiche e esponenziali crescite della nostra tecnologia, abbiamo portato avanti anche una altrettanto veloce, ci sono grafici che si sovrappongono esattamente all'esposizione delle nostre tecnologie, abbiamo portato di pari passo una distruzione molto veloce del nostro pianeta. Uguale. Tant'è vero che oggi sapete benissimo che non c'è, immagino lo sappiate, non c'è un solo modello, io faccio parte di 5 panel intergovernativi internazionali, NATO, FAO, Unione Europea, ONU, UNICEF, la quale riunisce migliaia di scienziati in tutto il mondo per fargli fare dei modelli di previsione del nostro futuro. Non c'è in 10 anni, avendo incontrato letteralmente decine di migliaia di persone, di scienziati, non ho mai ancora visto un solo modello di nostro sviluppo che prevede che la nostra civiltà, così come la conosciamo, non crolli definitivamente entro il 2070. Giusto perché lo sappiate, non uno in 10 anni. Nel 1972, se siete interessati a questi temi un po' catastrofici, il Club di Roma commissiona all'MIT un famoso studio che si chiama Sui limiti del nostro sviluppo. Nel 1972, quindi stiamo parlando di tanto tempo fa, 50 anni fa, questo gruppo fa un modello, il quale diceva più o meno entro 100 anni, dal 72, la nostra civiltà non avrà più le risorse per continuare a funzionare come funziona e crollerà. Nel 72, come tutti quanti gli diedero dei matti, siete dei pazzi, siete dei catastrofisti, siete degli sconsiderati. Qual era il motivo soprattutto della cosa? Una cosa che probabilmente molti di voi stanno pensando. Ma del 70 vai a sapere nel futuro chissà quante meraviglie noi scopriremo, quali innovazioni tecnologiche riusciremo a mettere su che renderanno obsolete queste previsioni. Allora,
dal 72 a oggi, in 50 anni, se voi guardate il modello con i dati reali, sono perfettamente sovrapponibili, sono esattamente lo stesso modello, è la stessa cosa identica. Cioè sono 50 anni di innovazione tecnologica, non hanno deviato questo modello di 1 millimetro. 50 anni di innovazione tecnologica. Sapete perché succede questa cosa? È una cosa banalissima, perché è vero che la nostra tecnologia e la nostra scienza trova dei sistemi per rendere più efficienti qualunque tipo di cosa, qualunque problema noi dobbiamo risolvere. Ma sapete che qual è l'output di questa maggiore efficienza? Non è una riduzione di risorse, è una maggiore richiesta, sempre. Questa cosa qui fu scoperta per la prima volta dall'industria del carbone, quando si diceva, cioè agli inizi della rivoluzione industriale, inventavano dei sistemi che rendevano il consumo di carbone sempre 10 volte, 100 volte più efficiente e la domanda di carbone aumentava sempre di più, cioè aumentava di più di 10-100 volte. Questo è il problema. Allora, e questo è anche come dire, il tema fondamentale del nostro futuro e siccome ritornando da questa visione globale a noi qui, siccome io ritengo davvero che le biomasse legnose siano una delle possibilità serie di riduzione degli input ambientali, allora sono convintissimo di questo, ma vedo anche dell'ignoranza straordinaria che c'è su questo argomento. Se voi parlate, lo saprete, immagino, ma innanzitutto le biomasse, il consumo di legna da biomasse legnose per la produzione di energia non viene percepito come un'energia rinnovabile, mentre piantare foreste e consumarle è una perfetta energia rinnovabile. Questa è l'idea di energia rinnovabile. Non si deve toccare il fossile, il mostro che è stato messo lì sotto milioni di anni fa e che se lo riportiamo fuori produrrà tutti i problemi che sta producendo. Quindi quando MCZ mi ha invitato a parlare di questo argomento sono stato molto contento di poterlo fare davanti a voi. Continuate a produrre più biomassa legnosa possibile e fateci andare qualunque cosa, perché ogni milligrammo di carbone e di altra combustibile fossile che riusciamo a togliere, diciamo a ridurre dal consumo, staremo facendo qualche cosa per modificare questo modello che al momento, come vi sto dicendo, sembra immodificabile. Grazie.